Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete o ascendente Ariete o Luna o Venere in Ariete. Andiamo a vedere quali sono le energie per te nei prossimi giorni. Vi rimando sempre al vostro segno zodiacale ascendente che è uscito per il mese corrente affinché voi possiate andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà con i rituali della buona riuscita. Allora, video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, partiamo con la parte oracolare. Quali sono le energie per te dei prossimi giorni, Ariete? Parte oracolare. Vediamo dove puntano l'attenzione. Mettiamo una di queste. Una di queste. Una di queste. Ok, allora partiamo da queste. Vediamo un po' cosa ci raccontano. Idee e progetti, la creatività è la chiave del tuo successo, falla splendere, e ti stanno consigliando di far splendere la tua creatività e non nella parte mentale, no? Sono giorni di fermento per quanto riguarda progetti lavorativi, idee creative, e ti dicono, se avevi dei dubbi su quale fosse la chiave del successo, è la tua creatività, ok? Vediamo ancora. Sì, i guardiani delle porte mi parlano di progetti che sono in cantiere, di situazioni in cantiere, di progetti che sono in cantiere. I guardiani delle porte ti dicono non rivelare proprio i tuoi progetti, quali sono le tue più grandi aspirazioni, ma viviti quotidianamente quella cosa senza dire proprio a tutti i tuoi progetti quali sono, ma piuttosto tienilo dentro perché è in atto una gestazione rispetto a queste idee, questi progetti che hai in cantiere, no? Fai splendere la tua creatività, non dire a nessuno quello che stai facendo, ok? Per non disperdere. Cos'altro? Il me tossico, risanare corpo, mente e spirito. Allora, ti stanno dicendo in questi giorni, affinché queste idee, questi progetti sgorgano da te nel modo migliore possibile, un cambio, devi fare un cambio. Numero 13 è anche l'arcano della morte, no? Il cambio, il passaggio di stato. E questo passaggio di stato implica una risanazione corpo, mente e spirito. Qua c'è una sirena che si fa un bagno. Cos'è il bagno? L'acqua. Magari, che ne so, se hai possibilità, fatti un bagno a mare, un bagno in un fiume, in un lago, oppure fai questa cosa. Io molte volte faccio anche quest'atto psicomagico, no? Quando mi faccio la doccia, penso che il mio corpo sia tutto sporco, ok? Sia tutto pieno, come se fosse pieno di sabbia o di terra. Allora, tu ad occhi chiusi, mentre ti fai la doccia, immagina che tutta la sporcizia, diciamo, si dissolve, il tuo corpo inizia a essere più luminoso, si illumina. Come vi dico sempre, coinvolgete il corpo nelle vostre pratiche ritualistiche, perché nel corpo sono mantenute le memorie cellulari. E quindi mi dicono proprio questo, perché spesso la mente vuole far vedere, vuole dire le cose che sta facendo, no? Condividerle. Siccome c'è la carta dei guardiani delle porte in mezzo, ti dicono tieni per te i tuoi progetti. Il fatto di voler condividere per far uscire troppa energia è voluto dalla mente, quindi rilassa la mente, usa i mantra, le formule psichiche che ritrovi nel video Magia Pratica 11, prima e seconda parte, no? C'è il prontuario magico per ogni situazione. E coinvolgi il corpo nelle pratiche affinché la tua mente non prenda il sopravvento su queste bellissime idee e progetti che sono in cantiere e hanno un'ottima possibilità di riuscita per far fluire l'energia, va bene? Ok. Adesso andiamo a vedere, ci mettiamo i tarocconi oggi, i 6 metri per 3, per vedere un po' di cosa ci raccontano i tarocchi in merito a questa energia. Allora, Ariete.
Vediamo. 3 di spade. Guarda, ti ho appena detto non disperdere le energie. Cosa è uscito nella dicitura? Dispersione. È proprio questo il programma di questi giorni, ok? Qua c'è 3 di spade, poi la stella, guarda, c'è la stella sulle idee e progetti, vedi? Cioè nel senso all'interno della lettura. Quindi c'è la possibilità, la speranza di realizzare delle cose che ha a che fare con delle cose pratiche per te. C'è un po' di stanchezza qua con la 10 di bastoni, ecco perché mi è caduta proprio la carta sotto il me tossico, no? Un po' di stanchezza. Allora, ti dico una cosa, mi parlano che sono i prossimi 5-6 giorni, insomma sono giorni di grande fermento tuo interiore, l'energia Kundalini che si risveglia volendo fare progetti, idee e creativi, qualche cosa all'interno dell'ambito lavorativo, anche domestico, qualcosa di creativo. Ti dicono che questa cosa ha a che fare con una cosa voluta dalle stelle, cioè dalla tua parte dalla tua parte invisibile, che tu sviluppi determinate capacità e talenti e le riversi in questi progetti. Posso vederti un po' stanca, un po' stanco, ecco perché ti dice fatti una bella doccia pensando con l'occhio dell'immaginazione, perché l'immaginazione crea, di toglierti di dosso, mentre ti togli di dosso la sporcizia immaginaria, no? Pensa di toglierti di dosso tutti i pesi e soprattutto ti dico una cosa, quando ti lavi concentrati sul piacere di quell'acqua calda o sul piacere di quella doccia, va bene? Oppure se ti fai un bagno, concentrati sul piacere di fare quello. Cioè l'attimo presente ci si concentra sul piacere, questo è il segreto per stare nell'attimo presente, concentrarti sul piacere di fare quella cosa. Quindi un po' di stanchezza rispetto a queste idee, progetti. Secondo me ci sono delle cose nuove che sgorgano da te e la mente può essere che venga influenzata da vecchi progetti andati male o situazioni dove non sei stata bene con lavorative o anche in casa. Quindi è come se ti ritornasse una speranza, a me la parola speranza sapete che non mi piace, però per intenderci, la voglia di fare questa cosa, sappi che tutto è in cantiere, goditi proprio le cose come se fossi una mamma col suo bambino, col bambino in grembo, mi spiego? Perché la stanchezza andrà poi a scemare nella misura in cui tu ti applichi a questo piacere di fare le cose quotidianamente. Per esempio, hai un progetto, non pensare tanto a domani o a ieri, quello che è successo ieri o quello che succederà domani, ma come vi dico sempre, concentratevi sull'attimo presente del piacere di fare quella cosa. Non pensare andrà bene, andrà male, avrò successo, non avrò successo, no. No, quello è il gioco della mente, risanare corpo, mente e spirito, il me tossico, va bene? Mi stanno puntando l'attenzione su questo. Andiamo con i mini tarocchi adesso a indagare su altro, cioè sullo stesso però le specifiche. Tre di spade, 6 di denari, la stella, asso di coppe, c'è il risveglio delle abilità psichiche qua, 10 di bastoni, 5 di bastoni, qua c'è stato un litigio, ci possono essere dei litigi con qualcuno, ci possono essere già stati, che ti provocano stanchezza. Allora, qua io vedo sinceramente col 6 denari che ritorna a un equilibrio, il giusto dare, il giusto avere per quanto riguarda le idee e i progetti, situazioni laddove sei rimasta male o ci puoi essere rimasta male nelle questioni pratiche di vita, ritorna a un equilibrio. Poi che succede? Poi ci sono dei progetti qua, nei Guardiani delle Porte con la stella e l'asso di coppe, che ti danno di nuovo, e cos'è l'asso di coppe? La speranza, cioè è la gioia nel cuore. È una gioia nel cuore che è qualcosa che è in gestazione rispetto alle idee concrete, alla realtà fenomenica, a quello che vuoi vedere nella 3D, e devi prendertene cura, ti dicono. Rispetto a delle questioni con altre persone, vedo qua dei litigi con qualcuno, incapacità di intendersi, qualcosa che ti può aver dato, ti può dare della stanchezza, anche lì vedi sempre le altre persone come riflesso della tua anima, riflesso di cose che devi vivere, sperimentare affinché tu possa liberarti da certe tue paure, resistenze e attaccamenti. Va bene? Quindi ci sono ottime notizie per quanto riguarda queste idee e questi progetti. Della situazione
è una situazione che ti può dare stanchezza inerenti a queste discussioni. Fammi vedere questo 5 di bastoni. Ah, 5 di coppe, 5, 5, un cambio stai avendo qua. Un'altra cosa, un'altra carta, 9 di spade. Ci sono questioni che ti preoccupano inerenti a una situazione di tensione con altre persone o con un'altra persona che ti può generare tristezza, frustrazione, angoscia. Quindi devi liberarti da essere vittima di questa circostanza, perché noi dobbiamo liberarci dall'essere vittima degli eventi, non dall'affrontare gli eventi da maghi. Allora c'è qua un evento, una situazione che ti può rendere vittima di una certa circostanza e ti dicono che qua viene risanato corpo, mente e spirito, perché la realizzazione di questi tuoi progetti dipende da questa sanazione. Perché qua vedo una situazione che ti può dare ansia, 9 di spade, preoccupazioni inerenti a una situazione di disagio, e ti dicono è tutto in gestazione, tu lascia fare al divino. Ricordati come diceva Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita, tu hai diritto all'azione, ma non ai frutti dell'azione, quelli appartengono al Supremo. Cioè tu vai incontro a questa realizzazione, no? Quotidiana, stai nell'attimo presente che è il piacere di fare le cose, ma i risultati poi lasciali al divino. Abbi la fede di vedere risanati corpo, mente e spirito che danno poi nella realtà fenomenica il risultato positivo delle tue azioni. D'accordo? Voglio vedere sull'asso di coppe. Mi hanno messo l'asso di coppe, ti ho detto che il risveglio delle abilità psichiche e anche la gioia che ne nasce dal cuore, ma nell'immagine abbiamo due persone che si baciano. Vediamo un po'. Magari non hai ricevuto il giusto dare, il giusto avere in una relazione, in amore, stai approcciando una nuova relazione e speri che le cose, dico speri per intenderci, siano diverse, ma le cose possono essere diverse se tu guardi, se tu approcci la realtà con un'altra prospettiva, non più da vittima, affidandoti a quello che succede, facendo le pratiche, i mantra, i rituali, e cambiando quindi prospettiva delle cose cambia anche la realtà, lo sappiamo bene questo, no? Asso di coppe, 7 di spade, re di spade. Può essere che ci sia una situazione difficile con un uomo, qua vedo una persona, questo re di spade, una persona che magari ha mentito, una persona cui tu non ti fidi, qua c'è un po' di mancanza di fiducia nell'amore, mi dicono, e quindi questo può portare a un'incapacità di stare bene perché è come se fossi vittima di una situazione, mi spiego? Allora, qua mi stanno parlando chiaramente che la situazione si risolve, un po' di pazienza, approcciando alle cose in modo diverso, quindi approcciando alle circostanze che ti creano penia, ansia o preoccupazione, affidandoti a quelle circostanze, facendo i mantra, le formule psichiche che ti ho messo nel video Magia Pratica 11, per andare a risanare corpo, mente e spirito, ok? Allora, siccome qua mi hanno puntato sull'amore, ci metto le carte dell'amore un attimo per vedere l'amore nei prossimi giorni per te. Guarda, qua c'è un amore costruttivo, magari stai insieme a una persona nuova o stai costruendo qualcosa, tu non ti fidi tanto, ma perché ti porti addosso delle energie pesanti, vecchie, e ti ho detto che le superi in questo modo, però c'è amore costruttivo per te nei prossimi giorni, è una bellissima carta, forse la migliore che poteva uscire. Vediamo con queste altre carte. No, voglio mettercele più piccole, eccole. Nell'amore nello specifico, sull'amore costruttivo, per favore, i prossimi giorni per te. 8 di denari, l'impegno, vedi, nell'amore, re di denari. Qua c'è una persona che si impegna in amore, 6 di spade, forse lontana per lavoro, ma io qua vedo una persona che si impegna in amore, 8 di denari, re di denari, forse una persona che ha degli impegni di lavoro, può essere lontana per impegni di lavoro. Qua abbiamo il sole, magari ha iniziato una nuova relazione da poco con qualcuno ed è lontana per lavoro o degli impegni di lavoro che sono prioritari, però mi dicono con l'amore costruttivo che è una persona molto seria, sì, magari con la quale stai facendo dei progetti, anche qui dei progetti d'amore o dei progetti anche di lavoro insieme a questa persona. Vediamo l'energia delle di denari nei tuoi confronti.
anche se è una donna, Cavallo di bastoni è un'energia di passione, di fuoco, di volerti parlare, di volerti proporre delle cose. Da un momento all'altro, se una situazione di lavoro questa persona la blocca un po', aspettati dei cambiamenti da parte di questa persona, ok? Ok, vediamo un po' con i miei potentissimi oracoli Relay qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, vediamo. Tempo e pazienza, infatti ci vuole un po' di tempo e un po' di pazienza, perché vedo una persona impegnata sui fronti lavorativi, molto impegno nella realizzazione di qualcosa, però ha un'energia di fuoco costruttiva anche, perché mi hanno messo l'amore costruttivo, molto forte. Un po' di tempo e un po' di pazienza su questo servono. Che ti ho detto? Qua c'è il vuoi sposarmi, quindi è una persona che ha tutte le intenzioni di avere un rapporto importante con te, va bene? Se tu non ti fidi tanto, se tu la cosa è in gestazione un po' hai la speranza ma allo stesso tempo la pesantezza di vecchi ricordi, abbi un po' di pazienza e vedrai che le cose si sistemano assolutamente, te lo garantisco, va bene? Guarda anche là dove cade la tua Venere comunque, va bene? Nei segni zodiacali che sto facendo, va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!